Benvenuti, nobili esploratori di verità nascoste e custodi delle fiamme che ardono lontano dai riflettori. Bentornati nel vostro rifugio di rivelazioni esclusive. Siete nel cuore pulsante di segreti turchi. Da mesi una domanda brucia come un fuoco sacro nelle menti di migliaia di fan. Una domanda che ha incendiato forum, social e conversazioni private. Cosa si cela davvero dietro quei sorrisi perfetti, così diplomatici, e dietro quel magnetismo quasi soprannaturale che sembra legare Can Yaman e Demet Özdemir? È possibile che la scintilla che vediamo esplodere sullo schermo sia soltanto frutto di interpretazioni magistrali, l'alchimia tecnica di due professionisti impeccabili, oppure stiamo assistendo al battito di un cuore condiviso che loro hanno scelto di tenere al riparo, lontano dagli sguardi predatori del mondo? Indizi criptici, foto sgranate passate al microscopio, sussurri di presunti insider non hanno mai sfamato la nostra voglia di verità. Abbiamo vissuto di briciole, costruendo castelli su fondamenta di nebbia. Poi però, ieri sera, la diretta televisiva ha frantumato il vetro della speculazione. Un giornalista veterano, un volto autorevole la cui parola è legge nel nostro ambiente, è entrato nel cono di luce e ha parlato con una calma quasi chirurgica che ha trasformato il brusio in una rivelazione abbagliante. Prima di addentrarci in un'analisi che potrebbe cambiare per sempre la vostra percezione di questa coppia, vi invito a compiere quei gesti che rendono forte la nostra famiglia. Iscrivetevi al canale per non perdere nessun capitolo delle nostre storie, attivate la campanella per essere i primi a scoprire i segreti delle stelle. E se il nostro modo di svelare l'anima dei protagonisti vi affascina, lasciate un mi piace. E per chi desidera sedersi in prima fila nel teatro delle nostre rivelazioni e sostenerci attivamente, il tasto Abbonati è la vostra corsia preferenziale per diventare veri mecenati di segreti turchi. Mettetevi comodi, perché stiamo per alzare il sipario su una realtà che supera l'immaginazione. Can Yaman e Demet Özdemir da tempo occupano quello spazio rarefatto in cui il carisma incontra la credibilità assoluta. Scivolano tra set e vita reale con la disinvoltura di chi sa benissimo che la camera li ama, li cerca, li desidera, ma conosce anche, con saggezza antica, il momento esatto in cui sottrarsi al suo abbraccio. Fin dai primissimi giorni delle loro collaborazioni, l'energia che emanavano sembrava carica d'elettricità. Sguardi giocosi che indugiavano una frazione di secondo oltre il copione, attimi sospesi tra un ciak e l'altro troppo morbidi, troppo intimi per sembrare mera messa in scena. Questa tensione ha acceso un fuoco inestinguibile nell'immaginazione del pubblico, tenendo svegli i fan a domandarsi quale fosse la vera natura di quel legame. E poi, finalmente, il silenzio si è incrinato. È accaduto durante un talk show in prima serata che, in sé, pareva già un evento mediatico. Un giornalista di intrattenimento noto per l'accesso privilegiato alle fonti e allergico alle congetture senza basi, ha scelto proprio questa sera per parlare. In uno studio carico d'attesa, con l'aria che potevi tagliare, ha disposto davanti a noi ciò che ha chiamato ritratto del reale. Ha detto, senza teatrini né facili sensazionalismi, che Can e Demet si vedono con estrema discrezione, incastrando le ore lontano dal set con una cura deliberata, quasi ossessiva, che non accade mai per caso. Ha notato un cambio netto nella loro strategia, dove un tempo si lasciavano scappare qualche apparizione con un pizzico di leggerezza, ora sono chirurgici nell'evitare l'obiettivo. A chi sperava in urla, scandali e rotture spettacolari non ha concesso nulla. Non ha firmato finali, non ha annunciato addii. Ha dipinto, invece, il quadro di un rapporto in cerca di rive tranquille, approdi sicuri lontani dalla tempesta mediatica. Non una distanza nata dal gelo o dall'indifferenza, ma una vicinanza gestita con volontà d'acciaio. Ha sottolineato con forza che i titoli febbrili su una presunta rottura non avevano radici nei fatti, erano il rumore generato dal silenzio, il panico del vuoto, non la verità che vi si nascondeva dietro. Secondo la sua ricostruzione, i loro ritmi sono estenuanti, il bagliore dei riflettori è soffocante, e ogni passo pubblico si paga con 1000 interpretazioni dello stesso identico gesto. Così hanno fatto una scelta cosciente, matura, coraggiosa, proteggere ciò che per loro è prezioso. Le voci di chi vive prossimo al centro del loro cerchio magico raccontano che il rispetto resta la bussola morale tra
Khan e Dimet si ascoltano, si guardano, si sostengono. Teneri anche quando si rifiutano di dirlo a un microfono. Le pagine di gossip più accorte aggiungono un tocco di sfumatura. Dimet, la cui stella sale con impulso inarrestabile, preferisce che sia il lavoro a parlare a voce alta, mentre il cuore canti in sordina sullo sfondo. E, ancora più affascinante, si sussurra che Khan non solo accetti questa dinamica, ma la appoggi, la difenda, ne sia il primo sponsor. L'idea di un uomo, attore acclamato, che fa un passo indietro perché la donna al suo fianco possa avanzare sotto i riflettori. Non è una fiaba moderna da cartolina, è il ritmo che hanno scelto insieme, la danza che ballano quando credono che nessuno stia guardando. I titoli di coda non erano ancora calati che i social hanno fatto detonare il dibattito. Un angolo del fandom ha cantato vittoria, sostenendo che fosse tutto evidente da sempre. Certo che stanno ancora insieme. Hanno solo imparato a muoversi con più astuzia nel mirino onnipresente del pubblico. Un altro angolo si è irrigidito nei dubbi, aggrappandosi alla teoria cinica per cui l'assenza di etichette pubbliche coinciderebbe con l'assenza della cosa stessa. Le fanpage dedicate a Khan e Dimet hanno ingranato la marcia, rimontando vecchie interviste con frammenti di backstage, leggendo il linguaggio del corpo come poesia antica, costruendo linee temporali dalla polvere di sguardi condivisi e gesti impercettibili. Il vuoto lasciato da una dichiarazione ufficiale ha alimentato la macchina della speculazione e, tuttavia, a ben guardare, la logica era disarmante nella sua semplicità. Quando il silenzio è scudo, l'ambiguità diventa strategia di sopravvivenza, non difetto di coraggio. Amici di Segreti Turchi, fermiamoci un momento a riflettere su questo punto cruciale. In un mondo che pretende di sapere tutto subito, quanto coraggio occorre per scegliere di non dire? Che cosa ne pensate? L'amore vero ha bisogno di essere urlato dai tetti per essere reale, o le cose più preziose vanno custodite come tesori? Ditecelo nei commenti, perché il dibattito su privacy e fama non è mai stato così vivo. Se apprezzate la profondità con cui analizziamo queste dinamiche, ricordate che il tasto abbonati è il modo migliore per sostenere il nostro lavoro investigativo. I membri della troupe, a mezza voce e rigorosamente off-record, hanno aggiunto pennellate a questo quadro complesso. Hanno raccontato che ora la coppia predilige il silenzio delle case private e la compagnia di amici fidati, evitando con cura le tavolate rumorose in cui ogni telefono è una telecamera in agguato e ogni risata può essere estratta dal contesto. Per alcuni questo sa di nascondersi, di fuga dalla realtà. Per altri, è sopravvivenza, un atto di sanità. Un commentatore esperto ha riassunto il concetto con una frase lapidaria: non è una scomparsa, è una conservazione. Ciò che fiorisce in una luce gentile non ha bisogno di un palco per essere valido. C'è un altro strato, quello che chi li conosce bene cita con una sorta di reverenza. Il loro sostegno reciproco non è performativo, non è fatto per Instagram, è pratico, quotidiano, intrecciato con la fatica della produzione. Quando le scene svuotano Dimet, lui è lì con un umorismo lieve e una stabilità che tiene a bada i dubbi. Quando il peso si appoggia sulle spalle di Khan, lei è la spinta, il promemoria che il lavoro è buono e la giornata finirà. Questo tipo di galleggiamento a due non è trama da soap, è una partnership reale, raramente fotografabile perché quasi invisibile, fatta di sguardi e presenze silenziose. Chi li ha visti da vicino parla del modo in cui le loro conversazioni scorrono quando non ci sono estranei nella stanza. Del modo in cui i loro passi si allineano senza sforzo, come se seguissero una musica interna che solo loro sentono. Della mano che si muove e dell'altra che sa già dove andare. E poi ci sono le parole scivolate via, che suonano diverse dopo le rivelazioni di ieri. Nelle interviste recenti, Dimet ripete un ritornello costante: preferisce vivere il privato nel silenzio, pagare il giusto tributo alla camera e conservare il resto per sé. Quando le chiedono degli etichette, danza intorno al tema con grazia, senza cadere nella trappola. Khan, in uno scambio social non molto tempo fa, ha scritto una frase che ha agitato i commenti: tutto nella mia vita è dove deve essere. Nessuna mappa, nessun seguito, nessun titolo facile.
Una frase fatta per placare le acque, non per infiammarle. E ha funzionato, se ciò che volevi era pace. Nel frattempo, i detective digitali del fandom si sono rimboccati le maniche. Hanno cerchiato foto con lo stesso orizzonte. Hanno notato 2 post a distanza di un'ora, con la stessa striscia di cielo, la stessa tonalità di blu nickel nelle luci della città. Nessun tag. Nessun nome. Solo briciole lasciate per chi ha occhi per vedere. Sono messaggi in codice, ammiccamenti spediti attraverso il rumore. Oppure stiamo leggendo i fondi del caffè mentre il bollitore fischia dall'altra parte della città. La bellezza e l'agonia della zona grigia è che invita a 1000 interpretazioni, e quasi nessuna è dimostrabile. Gli osservatori del settore hanno iniziato a chiamare ciò che Kane e Dimet stanno facendo un patto tacito. Senza mettere il loro legame in vetrina, si muovono come una squadra contro le pressioni che vorrebbero definirli. Non negano, non confermano, e in quello spazio nebuloso si sono ritagliati un respiro. È un calcolo sottile. Il mistero mantiene viva la curiosità, l'ambiguità garantisce la privacy necessaria alla vita. Nelle ultime settimane i post di Dimet sono diventati più selettivi, concentrati sulla sua arte e su progetti che richiedono eccellenza. Khan ha scelto la quiete, meno caricamenti, meno didascalie, meno opportunità perché il mondo unisca puntini che forse non si toccano. Insieme, queste scelte somigliano a una coreografia studiata. I sussurri che provengono da set blindati e stanze chiuse rafforzano il punto. Negli spazi sicuri, dicono coloro che hanno osservato senza invadere, sono caldi in modi che non sembrano mai costruiti. A tradirli sono le piccole cose, il modo in cui uno finisce la frase dell'altro e sorridono come se si fossero promessi di non farlo, il modo in cui i loro piani si allineano lungo i giorni senza un cenno esplicito, il modo in cui la fiducia irradia dal silenzio. Le dichiarazioni di rottura appassiscono davanti a questa naturalezza. Quando vedi gli ingranaggi muoversi insieme con tanta precisione, smetti di insistere che la macchina sia rotta. La notte dello show, il giornalista che ha innescato tutto ha regalato un appendice che già rimbalza come citazione. Ha descritto il loro come un legame vivo che rifiuta di essere chiuso in una parola sola. Chiamatelo amicizia, chiamatelo amore, chiamatelo patto privato. Esiste, respira e non ha bisogno di un'etichetta per essere reale. Ed è questa la linea che ha acceso un'altra corrente nel mondo del gossip. L'amore ha bisogno di un nome per essere valido o l'etichetta è solo una coperta di conforto per chi guarda dalla finestra. La domanda non ha risposta univoca, ed è proprio per questo che conta. Khan Yaman e Dimet Özdemir ci stanno insegnando una lezione preziosa. A volte le storie più potenti non sono quelle scritte nei titoli, ma quelle vissute nei silenzi tra le parole. E mentre il mondo chiacchiera, loro scelgono il passo quieto, l'accordo segreto, la schiena dritta davanti al frastuono. Forse tra mesi vedremo un gesto chiaro, una foto che non ammette dubbi, oppure continueremo a leggere i loro movimenti come si legge una costellazione, per tracce, per allineamenti, per bagliori intermittenti che parlano a chi ha pazienza. Nel frattempo, è proprio l'assenza di rumore a dire più di 1000 dichiarazioni. E chissà, magari domani una nuova scena, un nuovo set, un nuovo incontro casuale sotto un cielo che sembra lo stesso. Ci basterà? O continueremo, come sempre, a cercare il dettaglio che conferma ciò che il cuore già sa? Grazie per aver esplorato con noi questo mistero affascinante. Se questa analisi vi ha aperto gli occhi sulla complessità dei rapporti sotto i riflettori, fatecelo sapere con un mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdere altre verità svelate e considerate di entrare nella nostra famiglia, cliccando su abbonati per sostenere segreti turchi. Fino alla prossima rivelazione, ricordate, ciò che resta non detto spesso parla più forte di qualunque dichiarazione. Buonanotte.